Ciao ragazzi, io sono Nicolas e benvenuti su With Creative Media. Questo è il primo vero video del canale. With Creative Media è una piccola casa di produzione composta da 5 membri. Che cosa fa? Produce videoclip musicali, spot commerciali e tanto altro. Abbiamo lavorato con alcuni clienti grossi. Ma mi hai tagliato? No, ma va, continua pure. Vabbè. Sigla! Nel video di oggi vedremo il cage per la videocamera. In questo caso vedremo il cage di Small Rig. Ci tengo a precisare che Small Rig non ci ha dato una lira per questa recensione. Con tutti i soldi che gli abbiamo lasciato. Infatti, veramente. Questa però non la traduciamo, Negli ultimi anni siamo abituati a vedere camere sempre più accrocchiate, ma effettivamente questi cage, oltre a rendere la camera veramente sexy, a che cosa servono? Come abbiamo visto nel video, il cage non è altro che una cornice di metallo, alluminio, magnesio, dipende dal brand che scegliete, che permette di attaccare tutti gli strumenti necessari al proprio corpo macchina. Oggi vedremo appunto in particolare quello che è il Cage 2049 di Small Rig, l'ultima release del brand che ha perfezionato alcuni degli appunti che gli user avevano dato al brand. Perché? Perché nelle versioni precedenti il corpo andava a coprire alcuni dei tasti function, che sono veramente molto utili in fase di ripresa. Invece con l'ultimo modello è assolutamente tutto comodissimo da utilizzare, sia il vano della batteria, sia il vano dell'SD, e ovviamente con il kit che gentilmente ci è stato offerto è anche presente un utilissimo handle, ovvero una maniglia che è comodissima anche in fase di ripresa. Oltre ai classici metodi di fissaggio, questo cage è dotato di NATO Rail e di Cold Shoe per montare altri tipi di accessori o comunque con supporti diversi. In questo caso il cage di GH5 pesa 195 grammi, quindi assolutamente non va a intaccare quelle che sono alcune delle caratteristiche fondamentali di un oggetto di questo tipo, quindi la portabilità e sicuramente la comodità di utilizzo di una Panasonic GH5. Nel corso di questi 2 anni di esperienza che ormai With Creative Media ha maturato, abbiamo utilizzato diversi cage. Abbiamo utilizzato quello sulla FS5 Sony, quindi Sony A7S2, Sony A6300 e 6005, quindi possiamo dire di per certo che è uno strumento molto utile sul set. Non solo perché permette di avere più maneggevolezza, dando una forma più resistente al corpo, permette in fase di ripresa di utilizzare meglio, di gestire meglio quello che è il corpo macchina. Inoltre tutti i fori che sono presenti sul body, come ho detto prima, ci permettono di attaccare Atomos piuttosto che microfoni, cosa che noi spesso utilizziamo. Ormai è diverso tempo che abbiamo questo cage, abbiamo lavorato su parecchi set con l'accoppiata GH5 più cage, quindi possiamo parlarne veramente per esperienza. Devo dire che a mio avviso su una camera di questo tipo è fondamentale, non solo perché noi utilizziamo sempre l'Atomos Shogun Inferno, che con questa accoppiata è sicuramente vincente perché sblocca tutte quelle che sono le caratteristiche della camera che internamente non riesce a sprigionare. Di conseguenza, potendo montare l'Atomos sull'handle piuttosto che i microfoni o vari LED e radiomicrofoni su tutto il resto del corpo macchina, è sicuramente qualcosa che ti permette di lavorare in scioltezza e senza dover scendere a compromessi su cosa montare e cosa tenere in mano. Di conseguenza, veramente ragazzi, io consiglio vivamente un prodotto di questo tipo, anche perché il brand Small Rig lo offre ad un prezzo che è veramente molto buono rispetto a quella che è la concorrenza. Il cage si aggira intorno ai 75 euro e l'handle invece si aggira intorno ai 25 euro, quindi veramente una spesa minima che può portare veramente grossi vantaggi ad un corpo macchina di questo tipo. Alcuni degli utilizzi che abbiamo potuto testare grazie appunto a questo cage è quello di utilizzare la camera a mano, che effettivamente senza la maniglia sopra e senza avere questa robustezza che ti dà il cage è veramente molto difficile. Un altro dei motivi per cui questo cage è veramente fondamentale su un set è quello di poter utilizzare una camera di questo tipo, quindi senza la dotazione di una top bar o di un handle di serie, quella appunto di essere utilizzata con un easy rig, ovvero un supporto che permette di scaricare il peso della camera sulla schiena. Questo è molto utile nel caso doveste girare eventi che durano diverse ore, di conseguenza dovreste stare con la camera in mano diverse ore e questo può veramente dare fatica alla schiena, alle spalle, e ovviamente nel caso giraste dei prodotti commerciali piuttosto che dei film dove la camera deve essere in mano o sulle spalle per diverso tempo. L'handle che viene dato in dotazione con questa combo di Small Rig permette appunto di attaccare l'anello
dell'Easyrig alla camera e di sorreggerla veramente con il peso della schiena. Essendo io una delle persone più disordinate di questo mondo, ho trovato un'altra caratteristica veramente interessante, quella di avere sul top handle la chiave inglese già in dotazione, già installata, che grazie ad un magnete rimane sempre salda al handle. Questo cosa permette? Nel caso servisse disinstallare la barra, quindi la maniglia dal corpo, è possibile estrarla senza doverla perdere, togliere le due viti verranno fissate addirittura sul corpo piuttosto che sulla maniglia stessa, e il tutto verrà riposto senza dover lasciare pezzi in giro che solitamente vengono persi su un set. Sul montaggio, ragazzi, c'è veramente pochissimo da dire perché è veramente banale. L'unica vite che mantiene il body attaccato al corpo della macchina è quella posta sotto, che permette appunto al corpo, quindi al cage, di rimanere ben solido a tutto quello che è la camera, e ovviamente permette di avere a disposizione non solo la vite da 1/4 ma anche quella da 3 ottavi. Nel caso utilizzaste dei cavalletti diciamo più seri, più professionali, quindi che hanno il doppio supporto, è sicuramente una nota positiva per questo prodotto. Stessa cosa per il top handle, è veramente una banalità installarlo perché ci sono semplicemente due viti che vengono appunto svitate e avvitate con la chiave inglese disponibile già nella maniglia. Una chiave a brugolo, più comunemente chiamata brugola, conosciuta in gergo tecnico internazionale In conclusione, ragazzi, io consiglio vivamente l'acquisto di un cage per camere di questo tipo. In particolare, questo cage di SmallRig permette di attaccare tutti quelli che sono gli accessori necessari ad un videomaker, permette di proteggere il corpo da urti e da usura, permette su un set sicuramente di avere più maneggevolezza e più flessibilità nell'utilizzo, e ovviamente rende la camera veramente molto sexy. Di conseguenza, ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale se vi piacerebbe vedere altri video di questo tipo, ringrazio sempre SmallRig che ci ha inviato questi prodotti e niente, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto il video lasciate un like. Ciao! Ci siamo? Sì, vai. Parlo io? O la fai tu? No, certo, parli tu. Ok. Che cazzo parla io? No, infatti. Ma io ero lì, stavo respirando giusto per vivere. Ciao ragazzi, benvenuti. No, aspetta. Guarda in camera, ok. Che cazzo vuoi? Cioè, lasciami vivere. Già per me è una cosa difficile. Ok. Stoppiamo un attimo che... Stoppiamo perché è arrivato qualcheduno. Se avete il budget, compratevi uno studio per girare. Non girare, però. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.